Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi vedremo questo speciale San Valentino. Andremo a realizzare questo cuoricino. In questi due cuori c'è una piccola differenza, ma non sta tanto nella lavorazione in sé, ma nell'uncinetto che abbiamo utilizzato, perché la lavorazione è identica. Ho cambiato semplicemente l'uncinetto. In questo rosso ho utilizzato un uncinetto numero 2,5, mentre in questo verde ho utilizzato un numero 3. Io vi farò vedere come realizzare il cuoricino verde con l'uncinetto numero 3, quindi se voi lo volete più grande potete diminuire il numero dell'uncinetto come per questo rosso, oppure aumentarlo e lo fate più grande o più piccolino a vostro piacimento. Ci servirà del cotone. Io andrò a utilizzare questo verde, ma voi potete utilizzare qualsiasi colore. Questo gomitolo è da 50 grammi. Poi andrò ad utilizzare un uncinetto numero 3. Poi ci serviranno ancora delle forbici, una coda lana e il marcapunti. Per finire ci serve della colla a caldo e uno stuzzicadenti di quelli lunghi, più o meno da 30 cm. Naturalmente ci servirà anche dell'imbottitura. Questa imbottitura la potete trovare o nelle mercerie o se no nei negozi specializzati. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. E mi raccomando, non dimenticarti di condividere il video. Iniziamo andando a fare un anello magico di 6 maglie basse. Stringiamo il nostro anello magico e proseguiamo facendo 6 aumenti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5 e uno 6. Ecco qua. Fatti i 6 aumenti consecutivi, a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa. A questo punto inserisco anche il marcapunti, quindi ho fatto la prima maglia bassa che è la prima maglia del giro e io vado a marcare questa maglia. Adesso nella maglia successiva un aumento, di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro, quindi una maglia bassa e nella successiva un aumento. Concluso il giro, a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. Finito il giro andiamo a fare 2 giri di 18 maglie basse, quindi lavoriamo 2 giri con le maglie come si presentano. Naturalmente sempre nella prima maglia del giro andiamo a mettere il marcapunti. Finiti i 2 giri di maglie basse, questo è il lavoro come si presenta. A questo punto togliamo il marcapunti perché non ci serve più. Qui andiamo a fare una catenella e tagliamo il filo. Adesso dobbiamo farne
un altro identico, però nel secondo il filo non lo andremo a tagliare. Quindi ricapitoliamo i passaggi. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse, 6 aumenti consecutivi per un totale di 12 maglie basse, poi un giro di una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento, e a fine giro un totale di 18 maglie basse, e poi andiamo a realizzare due giri di 18 maglie basse. Quindi una volta arrivati a fine giro ci blocchiamo così senza andare a chiudere e a tagliare il filo per il secondo. Questo è l'altro pezzo finito. Come potete vedere io ho ancora il filo attaccato ed è identico a questo. Quindi cosa facciamo adesso? Dobbiamo andare a unirli. Quindi tengo il primo pezzo così sull'uncinetto e vado a entrare anche nel secondo ed entro qui nell'ultima maglia che abbiamo fatto. Eccola qua. Ricordatevi che poi questa maglia non la andremo a lavorare perché abbiamo già lavorato questa, che sarebbe la stessa identica maglia, soltanto del giro successivo. Quindi entro in questa maglia, sistemo i fili in modo che non mi diano fastidio mentre lavoro. Adesso cosa faccio? Vado a fare una maglia bassa, quindi porto fuori il filo e chiudo come una maglia bassa. Eccoci qua, e abbiamo unito così le due cupolette. Adesso andiamo a marcare quindi questa maglia che è la prima dell'inizio del nuovo giro, quindi marcata, così non perdiamo il filo, il filo del giro, diciamo il segno dell'inizio. Adesso proseguiamo. Come vi ho detto prima, questa non la dobbiamo lavorare perché abbiamo già lavorato in realtà la maglia precedente, quindi la maglia corrispettiva del giro successivo, quindi questa no, passiamo direttamente a quella successiva. Adesso andiamo a fare un giro di maglie basse, quindi proseguiamo con maglie basse. Arrivati a questo punto vado a lavorare quest'ultima maglia con una maglia bassa. Eccoci qua. Adesso dobbiamo di nuovo passare nell'altra cupola, quindi qui abbiamo la nostra prima maglia col marcapunti. Questa maglia è già lavorata, però noi la andiamo a rilavorare in modo da stringere qui bene il lavoro e non creare buchini. Quindi la andiamo a lavorare e faccio una maglia bassa, e adesso proseguo con maglie basse fino ad arrivare nuovamente al marcapunti, e così il nostro primo giro di maglie basse è concluso. Ecco qua, abbiamo lavorato così tutte le maglie. Vedete qui che la lavorazione l'abbiamo unita. Per questo giro dovete ritrovarvi a fine giro 37 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo due giri di 37 maglie basse, quindi lavoriamo la prima maglia e la marchiamo sempre. Quindi proseguo a lavorare le maglie così come si presentano per due giri. Allora, piccola correzione del conto delle maglie, non sono 37 ma sono 38 maglie totali, ok? Quindi una volta lavorati poi gli altri due giri di 38 maglie basse, proseguiamo facendo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a fare due diminuzioni, 1,
e 2. Fatte le due diminuzioni, proseguiamo facendo 14 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fatte le 14 maglie basse, facciamo 2 diminuzioni, una e 2. Adesso proseguiamo lavorando le ultime maglie che ci restano, quindi proseguiamo lavorando 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E anche questo giro è concluso. Adesso andiamo a fare 2 giri di 34 maglie basse, quindi a fine del giro precedente avevamo un totale di 34 maglie basse, quindi adesso lavoro 2 giri di maglie così come si presentano. Questo è il lavoro come si presenta una volta fatti i 2 giri di maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 4 maglie basse e una diminuzione, quindi faccio la prima maglia bassa e la marco, quindi una maglia bassa, 2, 3, 4 e faccio la diminuzione. Di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e faccio la diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4 e diminuzione. A fine giro, invece di finire con una diminuzione, finiremo con 4 maglie basse. Adesso vi faccio vedere, quindi proseguiamo con il nostro lavoro. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e la diminuzione. Vedete? Finiamo con 1, 2, 3 e 4 maglie basse. E il nostro primo giro di diminuzioni consecutive è finito. Adesso in questo giro avremo un totale di 29 maglie basse. Proseguiamo facendo 3 maglie basse e una diminuzione. Quindi come prima, la prima maglia la marchiamo, quindi 1, 2, 3 e facciamo la diminuzione. 1, 2, 3 e diminuzione. E come nel giro precedente finiremo con 4 maglie basse e in questo giro avremo un totale di 24 maglie basse. Finito questo giro proseguiamo facendo 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse, quindi 1, 2 e la diminuzione, 1, 2 e diminuzione, 1, 2 e diminuzione. In questo giro non ci avanzeranno maglie, quindi non dovremo lavorare quelle 4 maglie in più, ma lavoriamo giusti, quindi l'ultima maglia sarà una diminuzione. Quindi una maglia bassa, seconda maglia bassa e adesso andiamo a fare la diminuzione.
e abbiamo finito il giro. In questo giro, come ho detto prima, avremo un totale di 18 maglie basse. Proseguiamo lavorando un giro di 18 maglie basse. Finito il giro di 18 maglie basse, tolgo i marcapunti e vado a fare una maglia bassa e una diminuzione. Prima maglia bassa fatta, marcata, e adesso vado a fare la diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione, sempre così per tutto il giro, quindi una maglia bassa e una diminuzione. A fine giro avrò un totale di 12 maglie basse. Finito quest'ultimo giro ci rimane questo buchino. Adesso questo buchino dovremo comunque andare a chiuderlo, però ne approfittiamo adesso e andiamo a imbottire il nostro cuore, perché sennò poi successivamente non ci riusciremo più. Quindi prendo l'ovatta e la vado a inserire all'interno, ovatta o comunque l'imbottitura che voi avete trovato. Una volta finito di imbottire il nostro cuoricino, andiamo a fare l'ultimo giro e andiamo a fare 6 diminuzioni consecutive. Quindi abbiamo tolto i marcapunti e adesso non ci servirà più, quindi vado a iniziare subito con le diminuzioni. Quindi una, due, 3, 4, 5 e 6. Arrivati a questo punto abbiamo quasi concluso, quindi vado a fare una catenella e taglio il filo leggermente lunghetto perché ci servirà pure per andare a chiudere completamente. Mi raccomando, ce ne serve solo un pochino, quindi non fatelo molto lungo. Vedete, qui è rimasto un buchino che dopo andremo a chiudere. Il nostro cuore è quasi concluso. Se voi volete lasciarlo così, vi consiglio di andare a chiudere adesso qua immediatamente e il vostro cuore è concluso. Se come me lo volete con lo stuzzicadenti, diciamo, adesso vi faccio vedere come proseguire. Adesso ci servirà la nostra colla a caldo con lo stecchino, perché dovremo andare a ricoprire qui la punta di colla a caldo in modo da creare uno spessore. Io l'ho già fatto, come potete vedere questo è il mio stuzzicadenti, il mio stecchino con la colla a caldo inserita messa. Vedete che comunque crea uno spessore. A questo punto, una volta che voi l'avete fatto e si è asciugato, dobbiamo riprendere il nostro cuore e dobbiamo andarlo a inserire qui all'interno, in questo modo. Prendiamo anche il nostro ago da lana e andiamo a inserire il filo all'interno dell'ago. Perché adesso dobbiamo andare a bloccare il tutto. Quindi con lo stuzzicadenti già inserito andiamo a cucire per bloccarlo. Quindi dobbiamo entrare adesso in ogni singola maglia, però nella costina esterna, vedete?
faccio passare in questo modo il filo. Ripeto questa operazione per tutte le singole maglie, così, in questo modo. Una volta passate in tutte le maglie, tiro il filo, vedete che si stringe intorno allo stecchino e con lo spessore della colla a caldo qui non uscirà più. Ok? Quindi una volta stretto andiamo a fargli il nodino per bloccarlo, naturalmente tenendolo stretto. Quindi faccio il nodino e vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. A questo punto passo qui sopra, vedete, da me rimangono qui dei buchini di come avevo unito i due lembi, diciamo le due cupolette del cuore. Quindi faccio passare il filo, vi metto a fuoco, e adesso con dei punti nascosti passo da una parte all'altra in modo da unire bene il lavoro, in modo che non si veda poi più l'imbottitura all'interno, quindi i buchini. Non è facile farvelo vedere perché lo stuzzicadenti in questo modo mi dà un po' di fastidio, quindi voi comunque andate a cucire in modo da unire con dei punti nascosti. Una volta che avete cucito qui il tutto, come prima fate un nodino, rifacciamo entrare il filo all'interno della lavorazione, in questo modo tiriamo e possiamo andare a tagliare, perché il nostro cuoricino è concluso. Qui, come io ho chiuso qua, ho tirato un pochettino qui la punta e quindi la riporto di nuovo un po' giù. Eccolo qua, il nostro cuoricino è concluso. Questi sono i due cuoricini conclusi. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e lo rifate, mi raccomando, taggatemi, così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. E mi raccomando, ricordate di condividere questo tutorial. Ci vediamo al prossimo. Ciao!